Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. So che non ho fatto video da un po' di tempo, però ho avuto un po' di problemi e quindi non ho avuto tempo di registrare un video. Oggi vi faccio vedere la build del Warlock Curatore, quindi andiamo subito qua nelle statistiche e vediamo che ho impostato tutto saggezza e carisma. Saggezza per le guarigioni in uscita e carisma per la velocità di ricarica, ok? Queste sono le statistiche che ho impostato. Poi andiamo nella scheda del personaggio. Allora qua c'ho l'elmo che si prende facendo VOS la volta stellata in modalità hardcore, ovvero VOS HC, che ci dà 7500 di guarigione in uscita quando la vita è sopra il 50%. Qua abbiamo l'armatura dei draghi facendo Ancient, che ci passa in totale 7,5% di colpo critico e di severità critica. Qua abbiamo sempre i guanti da Ancient che ci passano un totale di 7,5% di potere. Poi ci riduce la guarigione in arrivo, a me non mi interessa. Poi qua vabbè, io ho le magistrali, quelle più piccoline, poiché costano tanto, io non è che posso comprare tutto al massimo a tutti, non ce la faccio. Non sono un miliardario nel gioco, quindi avendo più personaggi spendo di volta in volta. In ogni caso le magistrali, voi se riuscite fate le fattate o le magistrali più uno. Poi qua come stivali avete due opzioni volendo. Io adesso ho messo colpo critico, però all'inizio stavo con gravità. In pratica queste qui sono quelle che si prendono dal mercante di sigilli, ovvero gli stivali del dragacciaio, quelle robe lì, che lo trovate praticamente là dentro, proprio dietro alle mie spalle, laggiù in fondo. Andate dal mercante di sigilli e vi comprate da Warlock questi stivali. Nel mio caso ci ho messo colpo critico, se facciamo parte di un gruppo otteniamo 10.000 colpo critico. Poi qua i pantaloni dell'Ancient, dei draghi, con la statistica colpo critico. La maglia sempre la stessa da healer, quella che ci dà 5% di guarigione in uscita, che si trova alla Valle di Ossa di Drago, oppure l'ho comprata all'asta. Qua io ho messo Tiamat, che mi dà il 5% di guarigione in uscita come bonus set. È vero che c'ha livello oggetto 1000, però non me la sono sentita di mettere altro. Oddio, non so se c'è, non ho controllato, vediamo al volo se nell'ammazza draghi c'è un set che mi dà guarigione in uscita. Non mi pare, però diamoci un'occhiata al volo. Allora vediamo. Allora questo qui, vediamo cosa fa. Gravità, velocità di movimento, colpo critico, guarigione ricevuta, gravità critica e velocità di movimento. Questo è lo stesso. Velocità di movimento vantaggio. Ok, non mi sembra ci sia il set guarigione in uscita. Ok, allora, ok, non c'è. Volendo potrei prendere questa, dov'è? Questa armatura qua, mi pare, che dia guarigione in uscita, se non mi ricordo male. Ecco, questa qua. Ottieni l'1,5% di guarigione in uscita per ogni giocatore. Però il problema di questa è che poi se metto questa vado a perdere 7,5% di severità critica e di colpo critico. Ok? Quindi, allora, dicevamo che
uso il set di Tiamat per il 5% di guarigione in uscita. In uscita, sì. Aumenta la guarigione in uscita, ok. Poi qua, ecco, io qui ho l'anello di Master Toss, però che mi dà 5 colpo critico e 2 severità critica, se ci sono più nemici. Però se voi non l'avete completato il Tempio del Ragno Master, vi mettete semplicemente questo qua, questo qui, l'anello dell'ammazzadraghi, che vi dà il 7% di colpo critico, ok? E andate così e usate questo in pratica. Io invece tengo questo qua. Poi qua ci ho messo questo anello qui, anello del ripristino luminoso più 1. Questo si fa con i mestieri capolavoro, se non mi ricordo male. In ogni caso lo potete trovare all'asta, dovrebbe esserci, costerà intorno a 300k credo. Andiamo al volo, anche qua, anello luminoso, allora, ok, anello questo è quello normale, fa aumentare la tua guarigione. Vedete che non c'è il più 1 e costa 2,72, mentre il più 1, eccolo, ecco, costa quasi 400k, madonna. Comunque vabbè, questo qua se volete lo potete trovare all'asta, oppure appunto se avete i mestieri usate i mestieri. Qui il collo ovviamente fa parte del set di Tiamat. Come manufatti qua, allora qui tengo le lame di ossa di drago che ci danno colpo critico, severità, precisione non mi interessa. Qua è la portata di Demogorgon, punti ferita, potere forte, e qua lo standard di Neverwinter, potere, severità, consapevolezza. Ovviamente il manufatto di Tiamat non ha viola possibilmente, portato da Mitico, che appunto fa set con cintura e collo. E questo per quanto riguarda l'equipaggiamento che io indosso, ok? Poi qua, io qui, adesso qui in questo qui non c'ho niente proprio negli stivali come kit rinforzo, però qua, ecco, vedete, qui c'ho colpo critico e probabilmente andrei di colpo critico. Sapete che io tendo ad andare come prima statistica colpo critico, a meno che non sia già cappato con la statistica a 80.000. Per dire, se fossi, io sono 79 al momento, se fossi 79.000, anzi 80.000, sarei overcappato. In quel caso non metterei qui il kit di rinforzo critico, metterei qualcos'altro. Non essendolo cappato, allora metto colpo critico. Quindi dicevo, qui tutto colpo critico io metterò in futuro, e qua o rigenerazione della resistenza o consapevolezza, uno dei due. Io adesso qui non c'ho nulla, però mi verrebbe da mettere rigenerazione della resistenza. Poi come armi qui, allora come qua, qui c'ho deflagrazione mistica che dà DPS, però voi mettete ricostruzione dell'anima che aumenta la guarigione fornita dalla ricostruzione dell'anima del potere a volontà, e poi qua mettete velocità di ricarica e guadagno punti azione, uno dei due. Io adesso qui ho guadagno punti azione da DPS, però probabilmente forse potrei mettere velocità di ricarica, non lo so. Comunque uno dei due, velocità di ricarica, guadagno punti azione. Come statistica qua invece, sempre considerando che non ho cappato il critico, metterei colpo critico. Allora passiamo ai poteri. Ok, allora qui abbiamo deflagrazione mistica, vabbè, che skilla, mentre qua abbiamo ricostruzione dell'anima, ok. Poi con potere incontro qua abbiamo rivitalizza, che è il potere ad area grosso che cura istantaneamente.
che è l'equivalente di bastione della salute, per dire. Poi abbiamo pilastro del potere, che è una sorta di buff sul gruppo e su chi sta sopra questo cerchio di pilastro del potere. E poi abbiamo tempesta di anime, che appunto è il cerchio che cura, praticamente il vortice, questo qua. Questo è il cerchio, che equivale a questo qui, tempesta di anime. Questo è l'altro cerchio che aumenta il potere ai giocatori, questo qua. E poi c'è questo qui. Allora, questo qui è il pilastro del potere, quello che vedete, e questo qui invece rivitalizza, è questa roba qua, ok? Questo qui, ragazzi, è importante perché appunto aumentate il potere, mi pare, di chi ci sta sopra. Infatti dice emana un flusso di potere alla posizione designata, aumentando del 5% il danno inflitto dai membri del gruppo che vi entrano. Quindi chi sta all'interno o chi ci passa sopra effettuerà il 5% di danni in più. Dura 10 secondi, aumenta del 5% la guarigione in uscita dei membri del gruppo che vi accedono, e riduce il 5% di danno subito sempre al gruppo, ok? Come privilegi di classe, beh no, aspetta, prima del giornaliere. Allora, qui il patto dell'anima, che praticamente allora no, dov'è quello? Questo prima, barriera dell'anima, che praticamente mettiamo una barriera, una cupola che fa guarigione nel tempo e ci riduce i danni. Poi quest'altro, patto dell'anima, praticamente curiamo i nostri alleati che sono in giro sparsi, ok? Poi qua come privilegi di classe, allora aumentiamo la velocità di movimento, la deviazione e colpo critico del 2%, 2,5%. E qua invece ogni qualvolta un alleato entro 9 metri scende sotto il 50%, riceve una guarigione. Quindi io tengo al momento camminare nelle ombre e legame dell'anima. Gli altri non mi sembra che siano eccezionali. Questo quando uccidi un nemico non capiterà mai, da healer. Questo aumenta il danno che infliggiamo, da healer, irrilevante. Anche qui il danno inflitto è aumentato del 5%, è irrilevante. Infliggiamo danno necrotico, è tutto danno qui. Permette di muoversi a velocità ridotta quando si incanala scintilla di vita, vabbè. Ogni volta che vieni curato dal potere giornaliero, incontro o a volontà di un altro giocatore, quindi non c'è niente. Quindi questi due direi che sono i più interessanti per il Warlock Killer: camminare nelle ombre e legame dell'anima. Come talenti io ho messo sopra, sotto, 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 sopra, ok? Questi qui adesso ve li leggo al volo, non me li ricordo. Allora, essenza di tempo, aumenta la rigenerazione del tessuto. Allora, questa rigenera l'anima, cioè la divinità praticamente, il tessuto dell'anima ogni 3 secondi e si può accumulare fino a 4 volte. Poi questo qua, ogni volta che il tessuto dell'anima, ovvero sempre la divinità, arriva sotto il 30% del massimo della divinità, la scintilla incanala su di te rivendicazione di anima, aumentando la rigenerazione della divinità. Ok, quindi qui è tutto rigenera. I primi due sono rigeneriamo la divinità, il tessuto dell'anima. Qua invece anche questo, ogni volta che vieni colpito recuperi il tessuto dell'anima.
dall'orlo. Allora, quando guarisce alleati con salute inferiore al 25% dei punti ferita massimi, la cura aumenta del 15%. E poi l'ultimo, rivitalizza, tempesta di anima e incitare, ora conferiscono un effetto di guarigione nel tempo. Ok, io tengo questi qui. Poi passiamo ai doni. Allora, qua i doni di Gilda tengo colpo critico. Qua, vabbè, qui se si fa roba seria toccherebbe mettere rianima malattia. E qua invece in difesa tengo difesa, ok? Andando ai doni, qua tutto potere. Qui diamo priorità a colpo critico e severità. Poi qua io ho dato priorità, poi dopo qui il vantaggio non mi interessa, tanto io devo curare, precisione uguale non mi interessa, ho preferito diciamo prendermi un 1% in più nelle statistiche difensive, in modo da rimanere in vita e non morire, cioè e rischiare un 1% in meno di morire, ok? Con consapevolezza, difesa ed evasione critica. Qua tutto punti ferita per stare in vita. Qua io ho messo questi qui, danno e resistenza al danno 3 punti solo, contro i demoni, cultisti e non morti. Qua velocità di movimento e qua intensità della deviazione. Qua ho messo così. Volendo si potrebbe anche, se avete le pozioni, potreste mettere anche questi qua, quando come si dice, bevete una pozione vi aumentano queste robe qui. In questo caso le cure della pozione dureranno 30 secondi, in questo caso aumenta i punti ferita e in quest'altro caso aumenta il potere, sempre tutto per 30 secondi. Poi qua forte, vabbè io ho messo forte ma non lo so, ok, forte forse per la rigenerazione della divinità, però non so se è considerato anche questo, aumenta la velocità di ricarica dell'1% per grado, non so se questa velocità di ricarica è considerata per i poteri incontri e basta o anche per il forte, però ecco, per non saperne leggere né scrivere da healer ho messo forte, che so per certo che il forte tramite il carisma mi aumenta la rigenerazione della divinità barra tessuto dell'anima, e poi qua guarigione in uscita. Ok, come dono maestro finale questo qui, che passiamo potere, riduciamo le abilità degli alleati e guariamo nel tempo. Ok, questi sono i doni che ho equipaggiato, ok? Poi dopo, come vedete, sono a 92, dovrei essere almeno a 97-98, giù di lì, adesso non mi ricordo quanti sono in totale, come capite da voi che mi mancano dei poteri, dei punti dono, scusate, quindi qui andrebbe aggiunta roba comunque. Passiamo ai compagni. Allora, qua io adesso come vedete ho questi oggetti del compagno che sono gli oggetti del compagno che tengo da DPS, ma perché non posso prendere al momento questi qua nuovi delle cure in uscita, ok? Che sono questi qua, dov'è? Questi mi pare, dov'è? Ecco, questo qua mi pare, guarigione in uscita. Guarigione ricevuta, guarigione in uscita, precisione vantaggio, difesa contro la. Ecco, questo qua. Non posso, al momento non posso prendere questi, ok? Che sono appunto guarigione in uscita e colpo critico. Altrimenti metterei questi. Poi dopo ovviamente mettendo questi 3 oggetti del compagno, che andiamo a guadagnare praticamente la bellezza di 1200 per 3, 2, 4, 3, 6, 3, quasi un 4% di colpo critico e guarigione, toccherebbe andare a cambiare qualcosina.
e quindi non avendo quelli mi tengo questi. In ogni caso non mi cambia tantissimo la vita, cioè oddio, sarebbero meglio quegli altri, però non potendo tengo questi. Dicevo, eh, questi qui, oggetti del compagno, poi vabbè la pietra mitica, qua se andate a fare robe serie, sensi indeboliti, che diminuisce la consapevolezza del nemico, oppure se faticate mettete la statistica che vi è più comoda, come per esempio potere, guarigione in uscita, quindi nel caso di guarigione in uscita redenzione, se non mi ricordo male, anzi no, rinvigorisci, eh, probabilità quando va a segno, no, di quando guarisci gli altri, di aumentare la guarigione in uscita tua e del nostro compagno, quindi rinvigorisci. Ehm, Oppure appunto la statistica che vi serve. Eh, Notavo in sti giorni che mi pare che sia questo qui, vedete, potenza, sia buggata la scritta. Io mi pare dia potere, però siccome è buggato non ce lo dice, ci dice soltanto probabilità quando va a segno di aumentare il tuo e del compagno fino a 7,5, ok? Mentre gli altri, per esempio qui c'è il critico precisione, no? Probabilità quando va a segno di aumentare il tuo colpo critico, no? Mentre qui in potenza non lo dice, dice di aumentare il tuo e del compagno, ma mi pare che questo sia potere, ok? Non confondetevi con dov'è rottura de no, dove cavolo è? Ecco, non confondetevi con questo, perché magari andando veloce andate a leggere, se casomai vi servisse potere, andate a leggere manovre impattanti, probabilità quando va a segno di aumentare il tuo potere. Continuate a leggere perché non è quello che vi interessa, casomai vi servisse tutto potere, perché questo qui ci aumenta potere e forte, manovre impattanti, mentre questo qua, potenza, dovrebbe essere appunto quello che ci dà tutto potere. Ok? E questo per quanto riguarda gli oggetti del compagno barra potenziamento. Come compagno avvocato io tengo lo scudiero fedele perché non ho il tutor livellato, ok? Quindi o il tutor o dov'è? Drizzt, che anche quello non ce l'ho. Ah, o Drizzt, questo ce l'ho, ecco, che aumenta il danno del gruppo. O appunto, vabbè, lo scudiero fedele se vi serve un aiuto nelle cure in uscita. Ok? Poi passiamo nei compagni veri e propri. Il Raptor, 15% di potere tramite gli altri 4 giocatori. Il cucciolo di Bullet dorato, 7,5% di guarigione in uscita. Qua io ci ho messo questo, ma non è che mi entusiasma, devo dire la verità. L'orsetto polare che dà 3,8% di guarigione in uscita e difesa, però non avendo altro ho tenuto questo qua, che alla fine non mi dispiace perché comunque mi dà guarigione in uscita. Qui abbiamo il cerbiatto che non è livellato, come leggete è 0,75% probabilità critico e potere. Però appunto se lo portassi su diventerebbe un 3,8% di colpo critico e potere, ok? Infine qui il Quickling che ci dà 3,8 di critico e 3,8 di guarigione in uscita, quindi terrei praticamente 3 compagni Quickling, Orso Polare e il Bullet che danno guarigione in uscita, mentre poi gli altri due sarebbero il Raptor per il potere e il Cerbiatto per il potere e il critico, ok? Tenete bene a mente questo compagno che non è livellato, dovrebbe essere un totale di 3,8 al massimo, quindi sono a 0,75, toccherebbe aggiungerci per esempio un 3% in più, ok?
Poi passiamo alle cavalcature. Ok, qui non c'entra nulla perché sono settato da DPS, ispirazione del condottiero, fa il danno sui nemici. Ok, non c'entra proprio nulla qua, però sono settato così. Io quando li ho equipaggiati per praticamente cosa ho fatto? Ho smontato il ladro, io ho tolto tutti i collari e tutti gli emblemi e li ho montati qua sul Warlock, ok? Perché volevo fare Master Toss con il Warlock. Ehm, di conseguenza mi sono ritrovato gli emblemi, i bonus emblemi da DPS sul Warlock curatore, poiché quando sono andato a equipaggiare tutto ho fatto applica tutte le attrezzature e quindi mi sono fregato, mi sono dimenticato. In ogni caso, allora qua le due scaltrezze le potete tenere, ok? Poi potete andare a vedere anche i video del Warlock, sì, i video precedenti del Warlock curatore, che vedrete gli emblemi viola, blu, che ne so, sta robe così, però diciamo i bonus emblemi, quelli più utili a un healer, ecco. In ogni caso, dicevo, due scaltrezze del gladiatore, persuasione dell'artificiere, e poi qua scegliete voi cosa mettere. Allora, io qua gli ultimi due bonus. Dunque mi pare che tenevo, allora vediamo, accordo dell'assassino, mi pare che tenevo due accordi dell'assassino per avere un 1500 in più di statistiche. Voi potete anche mettere, che ne so, dov'è? Questo no. Non trovo più. Comunque, una volta che avevi, no? Sì, due accordi dell'assassino ci sta, però ecco, se mettete questi, mettete a sto punto quello da 4, se riuscite. Ah, avvertimento della cavalleria, ecco, potete mettere un accordo dell'assassino e un avvertimento della cavalleria, ok? Quindi andrete a guadagnare 1000 di precisione quando mettete questo bonus qui, scalando 1000 di statistiche difensive aggiungendole alle statistiche offensive, mentre avvertimento della cavalleria, quando praticamente tirate la cavalcatura ottenete 2000 a tutte le statistiche, ok? Dicevo, potete anche optare per questo qua, dov'è? Sempre il patto del boia, che perdete 1500 di statistiche difensive e le guadagnate in statistiche offensive, ok? Quindi andrete a mettere per esempio patto del boia, 4 emblemi e anche per 2 volendo, non so, quindi 2 patti del boia più oppure un patto del boia e un avvertimento della cavalleria, ok? Quindi sarebbe praticamente scaltrezza, persuasione, 2 patti del boia o 2 avvertimenti della cavalleria o un avvertimento della cavalleria e un patto del boia, ok? Voi fate questa cosa qua. Poi qua, allora, io qui c'ho, vabbè, anello mitico, qui severità critica, 6 anello, collare mitico, severità critica, ma ecco qua, allora qui guarigione in uscita e supporto, allora, ok, quindi dovrei cambiare, qui severità critica del viandante lo potete tenere, mezzaluna robusto, no, secondo me, poiché non abbiamo potere incontro,
che fanno danno, quindi dovreste mettere, dov'è? Ecco, non ce l'ho. Allora, qua andrebbe così, questo andrebbe qua al posto di questo, poiché supporto. Ok, guadagno resistenza. Allora, bonus oro va bene, velocità di movimento ci sta. Ecco, toccherebbe cambiare questo qui, potere incontro per i poteri a volontà, che non so quale equivale. Mezzaluna robusto dovrebbe essere, allora vediamo, robusto, epico, ok. Ecco, questo qui. I poteri a volontà infliggono il 3% di danni in più a blu, cioè a viola, ok? Quindi dovreste mettere questo qui, collare spinoso robusto, al posto di collare mezzaluna robusto, ok? Per avere il danno dei poteri a volontà. Perché tanto comunque andate a skillare con questo deflagrazione mistica e poi se serve l'altro potere a volontà curate. Inoltre qua, come dicevo, poteri e incontro sono tutti di cure. Ok, poi qua il Pegaso, io ho messo qua critico, voi mettete quello che vi pare e basta, credo. Sai che ho detto tutto? Vediamo. Ah no, ok. Qua gli incantamenti. Allora, qua tutto, tutto potere, scusate, con gli incantamenti di granato. E qua io ho messo 3 evasioni critiche tramite l'incantamento di Giada, un consapevolezza tramite la metista mitica, e qua in utilità guarigione in uscita 2250, ok? Poi qui mettete questo qua, l'ustione maledetta, ok? Oppure gli incantamenti nuovi che sono usciti con il mezzo Beranzan, vedete voi quali vi fa più comodo. Potete mettere anche l'incantamento lampo da DPS del nuovo mezzo Beranzan, poiché è vero che aumenta 7,5 la precisione, che da healer non è che frega tanto, però aumenta anche un 7,5% il colpo critico, che non è poco, ragazzi, è tantissimo. Se vi manca il critico da healer, avere un 7,5 di critico è tanta roba, ok? Poi qua il glifo del drago bianco che aumenta del 10% come si chiama? Le cure in uscita, ok? E poi qua io ho messo letale corrotto, l'incantamento di ghiaccio letale corrotto, che ci passa 800 colpo critico e l'1%, l'1,25% di punti azione. Qua mettete o punti azione o velocità di ricarica o movimento, a seconda di quello che vi serve, ok? Allora, dunque, dicevamo, qua, allora, vedete che a parte la tempesta selvaggia, non c'ho altri buff, ok? Quindi andiamo a buffarci per vedere un po' che statistiche c'ho. Allora, questa è quasi finita e ce la riprendiamo. Allora, qua tempesta selvaggia ci dà 2000 colpo critico e 5% di severità, eccola. Poi io qui uso il sorbetto, 5%, quelli da 5, non quelli da 10, che costano una marea, quelli da 10.
ehm, che praticamente mi dà 5% di potere, ok? Quindi ecco attivato, e poi uso la fiasca della potenza più 1 che ci dà il 5% di severità critica. Quindi tramite questi buff abbiamo aggiunto un 10% di severità critica e un 5% di potere. Il 5% di precisione non ci frega nulla, ok? Ci interessa il 5% di potere. Andiamo a vedere le statistiche. Allora, qui potere 63, dunque 63. Come facciamo ad arrivare a 90 o pressoché a 90? Abbiamo questo qui, queste braccia che quando curiamo gli alleati, se li becchiamo tutti, guadagniamo un totale di 7,5 di potere, quindi 63 più 7,5 arrotondiamo, facciamo 70, ok? 70 più 15% del Raptor, perché gli altri 4 giocatori con il Raptor sono un 15%, sarebbe un 85 quantomeno, ok? 85% di potere. Poi, se vi ricordate, prima vi ho detto di tenere in considerazione il compagno che non è livellato, ovvero il cerbiatto. Vedete che sono a 0,75, bisogna aggiungerci un 3% per andare a 3,8 come gli altri, no? Quindi sarebbe un 3,75. Abbiamo detto che qui siamo a 85 più o meno, più 3,75 sarebbe quasi 89, ok? Anzi sì, vabbè, 88-89. Se andiamo a essere pignoli sarebbe quasi 89. Ok, adesso non sto a fare i conti precisi, non mi interessa. Poi con i vari buff di essere in gruppo magari facciamo anche 90. Quindi il potere diciamo che ci siamo, ok? Poi precisione non ci frega niente, vantaggio non ci frega niente, colpo critico 72,5 più l'armatura quando procca tutto 7,5 di colpo critico, andiamo a 80, ok. Questi sono, ecco, più questi qui che sono 10.000 colpo critico, andiamo a 90 e cappiamo il colpo critico, ok? Quindi 90 potere e 90 colpo critico, ok? Per la severità, allora 73, abbiamo detto, siamo a 73 di severità critica, più questo fa 80, 7,5, e forse ho sbagliato a mettere gli stivali, ho contato male. Ok, penso di aver contato male, quindi vanno gli altri stivali. Eppure mi sembrava di aver contato bene. Ok, a quanto pare vanno gli altri stivali, va bene, non fa niente. Quindi mettiamo gli altri stivali. Ok, ecco. Dicevo, questi qui danno severità, esatto, sì. Quindi qui non è 90 di colpo critico, è 80, ok? Perché 72 più 72,5 di colpo critico più l'armatura 7,5 di colpo critico fa 80, ok? Non abbiamo 80 più un 3% qua, 83, ok, di colpo critico. Poi la severità 73 più 10.000 qui di statistica. Ma allora mi prendo in giro da solo, ma com'è? Ah no, ok, gravità critica, ok. 68.000 più 10.000, 78.000, e ci stiamo dentro col livello oggetto, e andiamo a 83% di severità, più 7,5, 90% di severità, ok?
Per quanto riguarda le cure in uscita invece abbiamo 84,1%. Purtroppo non arriva a 90, mi mancherebbe un 5%, ok? Adesso non so dove prenderlo, però vabbè, ecco, sarebbe così. Per esempio, ecco, per esempio qua potrei togliere questo e mettere, se c'è un compagno che dia per esempio potere e guarigione in uscita, ok? Poiché avere 83 di colpo critico non mi interessa, mi è sufficiente avere 80, ok? Quindi niente, questo è quanto riguarda il Warlock Killer. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ora vi saluto al volo perché devo andare a mangiare. E niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!